Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa sera farò una pasta particolare, molto particolare. Farò degli spaghetti con aglio, olio, peperoncino e mandorle a pezzetti. Questa è un'idea del gruppo Caro. Ora, ci hanno accusato di fare troppa pubblicità nei video. Vabbè. Io faccio la pubblicità agli ingredienti che penso meritino la pubblicità, agli altri assolutamente no. E questo merita, E questo merita. Quindi useremo dell'olio d'oliva, quello va a sentimento, noi usiamo quello del gruppo Caro. Poi useremo l'arrabbiata, che è un misto di spezie che si usano proprio per fare questo tipo di piatto. Aglio, olio e peperoncino. L'arrabbiata è quella col sugo, quindi non ci stiamo a confondere. E poi una bella manciata di mandorle, sempre del gruppo Caro, che andrò a fare a listare. Se vedete che non finiamo il video vuol dire che mi sono tagliata una mano. Ok? Io vi metto comunque il link di ogni ingrediente che vedete nell'info box. Voi andate su www.gruppocaro.com, iscrivetevi alla newsletter e vi arriva subito lo sconto per comprare i loro prodotti. Punto, basta. Chiari, precisi e compendiosi. A questo punto cosa dobbiamo fare? Prendere una padella, mettere a soffriggere in un abbondante olio questo aglio e peperoncino disidratati, secchi, e intanto io vado a fare le mandorle a pezzettini. Aspettate, ci provo. Allora, ecco, ma questo ci riesco anche, pensate. Ma queste sono mandorle... No, sono buonissime. Non fa troppa pubblicità perché sennò dopo Sì. sennò... Comunque sono le più buone che abbiamo mangiato. E io ne assaggio. Bisogna farle così. Ok? Allora, ne faremo una chilata così. No, una chilata no, ne faccio una manciata. Diciamo un 50-60 grammi per 4 porzioni. Va bene? Perché devono comunque dare il sapore, ma non devono essere troppo invadenti nel piatto. Non devono essere spaghetti croccanti. Quindi mezzo chilo di spaghetti, e una manciata di arrabbiata, se no prendete aglio, andagli con l'arrabbiata, aglio, olio e peperoncino volevo dire, se no prendete l'aglio fresco e il peperoncino fresco, come volete voi, o l'olio al peperoncino, fate voi. Peperoncino poi è a sentimento, perché poi a ognuno piace in maniera diversa, un po' più piccante. Chi ce ne mette un goccino, chi invece ne mette a iosa, e quindi vedete voi. Intanto io continuo a fare il rumore, ma sapete com'è, per tagliare le mandorle sul tagliere bisogna avere il coltello e il tagliere, e facendo pressione intanto abbiamo già messo l'acqua sul fuoco. Intanto abbiamo messo l'acqua sul fuoco. Mi raccomando, come dico sempre tutte le volte, tenete da parte un pochino di acqua di cottura. Quindi prima che andate a scolare la pasta, tenete da parte un bel mestolo, una bella tazza più che altro, perché poi, ecco, un pezzetto è partito, ovviamente, meno male che non è il dito. E ecco fatto, c'è tanto qualcuno che se ne occupa, vero amore? Dice niente perché sta mangiando. Vai, continua. Dicevo, perché poi comunque quando metteremo in padella la nostra pasta dovrà essere mantecata con l'acqua di cottura, bene? Quindi ci vediamo o spadellata, risottata, va bene? Risottata, va bene così. Ci vediamo sui fornelli? Ci vediamo sui fornelli. Ecco qui, abbiamo messo abbondante olio perché è l'unico condimento che servirà oltre all'aglio e il peperoncino e le mandorle. E quindi adesso facciamo soffriggere un pochino l'aglio secco, proprio appena perché non ha bisogno di essere soffritto come quello fresco, ok, per qualche minuto. Dopodiché mettiamo le mandorle che, come vedete, io ho tagliato a striscioline. Okay. Come dicono quelli istruiti, in maniera grossolana? In maniera grossolana, potrebbe essere anche a cubettini. È vero, hai ragione. Queste sono proprio tagliate una per una, con il rischio di tagliarmi le dita. Questa comunque è una ricetta veloce che può fare chiunque
anche tornando la sera a casa da lavoro. Assolutamente sì, veloce e gustosa. Ok, la facciamo insaporire un pochino, dopodiché possiamo anche spegnere e il nostro preparato per gli spaghetti è pronto. Mi raccomando, come vi ho detto prima, tenete da parte una bella tazza di acqua di cottura, perché vi servirà poi per spadellare il tutto, va bene? Quindi ci vediamo a spadellata. A spadellata, a spaghetti scolati. La spadellata è sempre interessante da certo. vedere. A dopo. Allora, eccoci qua. Abbiamo scolato. Per chi non ci segue, io dico sempre che non posso fare il movimento del polso perché ho dei problemi alle mani. Quindi scusate, andrebbero spadellate per bene, tenendo le mani, facendo così, io non ce la faccio, quindi... Io non ci sono mai riuscito. No, io non ce la faccio proprio perché lo sai, che lo sai. Allora, adesso stiamo... L'odore è ottimo. In questo modo, mettiamo un goccino d'acqua. Ovviamente togliete la pasta un minuto prima, in maniera che così finite la cottura direttamente in padella. Se è necessario aggiungete altro olio, ma io penso che 5-6 cucchiai bastino e avanza, però ognuno giustamente ha le sue preferenze. Io non so se riuscite a vedere quanto è bella, che veramente belli. È lucida. Sì, gli spaghetti quelli belli unti. Sì. Che vuol dire che l'olio, il sughetto, quello che è, si è aggrappato bene. Beh, ho usato quella di Gragnano, quindi è bella ruspante, diciamo, bella porosa e si attacca bene sia l'olio che il sugo. Io ve la consiglio, ragazzi. Non è pubblicità, non ho detto la marca. Ok, ci vediamo per l'assaggio. Ci vediamo per l'assaggio, a fra poco. Siamo pronti? E 3, 2, 1, via! E voilà! Guardate che meraviglia! È un semplice spaghetto che però fa il suo, fa la sua porca figura. Sì, decisamente. Ma a questo punto lo vedo proprio bello condito. Condito non so, ma le mani ce l'ho messe. È piccante al punto giusto e le mandorle gli danno quel sapore appetitoso, croccante, veramente, vero? veramente buono. Grazie Gruppo Caro. Ma grazie anche a te che fai questi piatti decisamente buoni. Grazie amore. Ragazzi, continuate a seguirci. Non vi perdete neanche una ricetta, mettete mi piace e condividete. Soprattutto condividete. Sì. E poi veniteci a trovare su Facebook. Sul nostro gruppo. Tutti a tavola con Silvia. Un coro. Ciao a tutti, alla prossima ricetta.